Onegaishimasu, bentornati ragazzi in questo nuovo episodio. In Giappone la guerra ed il karate hanno incrociato molte volte le loro strade. La storia che vi racconto oggi ha come protagonisti due grandi maestri del passato, probabilmente i due più grandi maestri del karate che la nostra storia più recente possa ricordare. Questa è una storia particolare, una storia che allo stesso tempo avrà un finale che non è un lieto fine, ma allo stesso tempo avrà un finale fatto di speranza e per certi versi molto positivo. Ma andiamo a scoprire questa storia e soprattutto chi sono i nostri protagonisti. Il primo personaggio è niente meno che Yoshitaka Funakoshi, il figlio di Gichin Funakoshi, che nonostante avesse problemi di salute fin dall'infanzia, divenne in breve tempo un combattente forte ed esperto. Gigo, così era anche chiamato, introdusse nel karate del padre numerose modifiche che saranno destinate a influenzare profondamente e per sempre lo Shotokan attuale. Ma non solo, diciamo che influenzerà anche un po' tutto il karate in generale. Modificò le posizioni di allenamento, rese le tecniche più ampie e dinamiche e reintrodusse la pratica del combattimento libero, uno studio che suo padre, Gichin Funakoshi, sicuramente conosceva benissimo, ma che aveva messo da parte per portare il karate nelle università giapponesi. Yoshitaka Funakoshi di natura aveva un carattere competitivo, combattivo, era impaziente, esattamente l'opposto del carattere mite e gentile di suo padre. Con gli allievi insisteva molto sul coltivare esercizi per l'efficacia delle tecniche, rifacendosi alle proprie esperienze di combattimento che aveva avuto nella guerra sino-giapponese. Uno degli allievi di quel tempo racconta: quando Gigo non era contento del nostro modo di eseguire gli esercizi, ci diceva con aria arrabbiata: credete di poter uccidere degli uomini con queste tecniche pietose? Io ho ucciso con le mie mani numerosi soldati quando ero in guerra, non è facendo come voi che si arriva a uccidere e a difendersi. Le modifiche tecniche introdotte da Yoshitaka sono state riprese nel dopoguerra e sviluppate, anche se in modo molto diverso, da maestri come Masatoshi Nakayama, Isao Obata o Hidetaka Nishiyama, e sono tutt'oggi parte del patrimonio dello Shotokan contemporaneo. Ci sono molti racconti e testimonianze riguardo Yoshitaka, ve ne voglio dire qualcuno. Vi ricordo per esempio una lite con alcuni judoka ubriachi dai quali Yoshitaka si sbarazzò facilmente con i suoi potenti pugni e calci, mentre questi esperti di judo cercavano inutilmente di afferrarlo per cercare di buttarlo a terra. Yoshitaka insegnò Shotokan fino all'incirca il 1944-45, ma verso la fine era gravemente ammalato e gran parte dell'insegnamento era affidato a Genshin Hironishi. Quando era in dojo però Yoshitaka raramente riusciva ad allenarsi con gli allievi, ma talvolta alla fine della lezione sceglieva sempre un senpai per fare kumite. Il senpai attaccava, Yoshitaka si difendeva e usava le mani aperte per deviare o respingere gli attacchi. Ma anche così le sue tecniche erano dolorose. A questo punto vi introduco l'altro protagonista di questa storia, che è appunto il maestro Shigeru Egami. Egami era molto amico di Yoshitaka e di solito era sempre lui che faceva coppie in kumite con il maestro Gigo. Era molto amico di Yoshitaka e ricordava quanto fosse dolorante ogni volta indolenzito dopo queste sedute di allenamento. Un altro episodio curioso è quello raccontato da Andy Adams, uno studioso che raccontò di Yoshitaka che portò 10 dei suoi migliori combattenti a Osaka per combattere con i praticanti di una scuola di Goju-Ryu. Ma in questa sfida diretta si dice che persero tutti, anche il figlio di Funakoshi fu battuto nel suo combattimento, ma nonostante questo il figlio di Funakoshi era comunque destinato a diventare un vero combattente di karate molto forte. Tuttavia però questa storia non ha proprio conferme ufficiali e sembra provenire esclusivamente dall'ambiente del Goju-Ryu. Sembra che la faccenda sia andata più o meno così. La storia riguarda Nei Chuso, il maestro di Goju-Ryu di livello più alto dopo Yamaguchi. Nei Chuso nel suo incontro con Gigo Funakoshi, invece di combattere, afferrò Gigo e lo scagliò con violenza contro il muro del dojo. Nei Chosu all'epoca era uno degli uomini più forti del Giappone e molto spesso usava la sua forza fisica per vincere gli incontri. Tutti gli allievi di Funakoshi affermarono che erano venuti per combattere, non per fare delle prove di forza. Secondo loro era contro le regole e quindi si rifiutarono di combattere e se ne andarono. L'aneddoto poi deve aver circolato nell'ambiente del Goju-Ryu, dove è stato raccolto dallo studioso Richard Kim. Ho provato a cercare anche io, ma non ho trovato un resoconto dei fatti dal punto di vista della scuola Shotokan. Insomma, non c'è
proprio una fonte sicura, dipende a quale versione si vuole credere. Comunque la nostra storia inizia da qui, con questi due grandi amici e maestri di karate, il figlio di Funakoshi, Yoshitaka, e il maestro Shigeru Egami. Negli anni 30 la guerra incombe e molti karateka furono spediti tra le fila militari e i vuoti nelle palestre divennero vistosi. Funakoshi racconta quel difficile periodo nella sua autobiografia. Funakoshi sentiva spesso i giovani dirgli, inginocchiandosi davanti a lui: "Sensei, sono stato arruolato e dovrò partire per servire il mio paese e il mio imperatore." Ogni giorno sentiva i suoi allievi dire e ripetere sempre la stessa brutta notizia: sarebbero partiti per la guerra. Avevano praticato il karate giorno dopo giorno in preparazione per scontri corpo a corpo con un nemico sconosciuto. Pensavano di essere pronti, ma la realtà della guerra è ben diversa. Molti allievi morirono in battaglia, ne morirono così tanti purtroppo che lo stesso Funakoshi ne perse il conto. Il maestro sentiva il cuore spezzarsi ogni volta che sentiva della perdita di tanti giovani così promettenti. Allora rimaneva da solo nel dojo silenzioso e offriva una preghiera all'anima del defunto, ricordando i giorni in cui aveva praticato il karate così diligentemente insieme a lui. Yoshitaka Funakoshi e Shigeru Egami ricevettero la richiesta di addestrare i soldati al combattimento senza armi dei reparti speciali alla scuola Nagano, una scuola di addestramento allo spionaggio militare. I soldati della Nakano dovevano infiltrarsi senza armi in borghese dietro le linee nemiche in Manciuria e se venivano scoperti potevano affidarsi solo alle loro capacità combattive a mano nuda. Gli iscritti seguivano un corso della durata di un anno addestrandosi a operare sotto copertura. Si addestravano ad azioni di guerriglia, incursioni sul campo di battaglia. Insomma, il combattimento a mani nude faceva parte dell'addestramento. E il primo insegnante scelto a questo scopo fu Morihei Ueshiba, il fondatore dell'Aikido. Ueshiba era considerato a quel tempo un valido insegnante, ma quando gli allievi militari cercavano di applicare le tecniche, non riuscivano a farle funzionare in una situazione reale. Diciamo che l'Aikido non rispondeva alle esigenze e al tempo limitato a disposizione dei soldati per imparare. Inoltre nell'Aikido non era data abbastanza importanza al rinforzamento fisico e a situazioni sotto stress. I comandanti militari bocciarono così questo sistema marziale. Decisero allora di puntare sul karate come alternativa e vollero esaminare diversi stili fra i più diffusi e famosi in quel momento, come il Gojo-ryu, il Wado-ryu e lo Shotokan. Gli ufficiali però questa volta, per non perdere tempo prezioso, decisero di fare delle prove dove i maestri dovevano prima dimostrare di essere effettivamente più forti dei soldati, che comunque erano già addestrati con varie tecniche di combattimento. Inoltre questi soldati avevano una forma fisica veramente notevole, erano infatti tutti giovani, in forze e ben determinati. Il Gojo-ryu, con la sua enfasi sull'allenamento del Sanshin, non sembrò avere l'efficacia necessaria, almeno nelle prove iniziali, e la tecnica del Wado-ryu apparve troppo leggera. Quindi questi due sistemi vennero scartati. Invece lo stile Shotokan dimostrato da Yoshitaka ed Egami risultò molto efficace. Nessuno dei militari fu in grado di tenere testa al maestro Shigeru Egami. Così gli fu chiesto di insegnare alla scuola Nakano. Nelle prove dirette solo il maestro Egami si confrontò con i militari perché purtroppo Yoshitaka era già troppo malato. E quindi fu il maestro Shigeru Egami a occuparsi dell'insegnamento. Il maestro Egami all'inizio si concentrò su due tecniche, pugno diretto e calcio frontale. Quando cominciava a insegnare in un corso chiamava dei partecipanti e gli diceva di attaccarlo come volevano con tutta la forza possibile. Questo lo faceva per mostrare a tutti che era in grado di applicare la validità della sua tecnica e di conseguenza così tutti i militari lo rispettavano ampiamente. Con allenamenti molto duri gli incidenti però erano frequenti, i calci erano mirati alle gambe, visto che si praticava con le scarpe militari facevano davvero molto male. Dopo la guerra il maestro Arada intervistò qualcuno dei militari che si era allenato in questi corsi con il maestro Egami e questi ragazzi ricordavano perfettamente che molti di loro non erano riusciti a camminare per una settimana a causa degli allenamenti e soprattutto di questi terribili calci bassi. Così c'erano molti infortuni e ferite e anche a volte molto importanti, ma le ferite e gli infortuni non erano una scusa valida per evitare gli allenamenti. I soldati non potevano infatti saltare nemmeno una sola lezione. Se qualcuno aveva una benda o una medicazione durante la lezione doveva toglierla. Se succedeva durante la pratica un infortunio anche grave durante l'allenamento non veniva chiamato nemmeno il dottore. Era una regola dura, ma questa veniva fatto perché nella realtà non ci sarebbero stati dottori a portata di mano sul campo di battaglia. Ed infatti anche il maestro Shigeru Egami gli furono dati ordini precisi:
Aveva letteralmente carta bianca, anche se qualcuno fosse morto durante l'addestramento non sarebbe stato un problema. Tutto sommato comunque questo Nakano Ryo servì davvero a questi ragazzi, i militari erano compiaciuti dei risultati e Yoshitaka e Egami ricevettero davvero tantissimo prestigio. Il maestro Egami racconta che per i pugni pretendeva che colpissero la faccia del nemico e per i calci che attaccassero tibie e parti basse. Li allenava ogni giorno ripetendo queste tecniche fondamentali. Col procedere dell'allenamento le posizioni dei soldati diventarono più forti. A questo punto si passò al combattimento serio con lo studio di altre tecniche di combattimento e lotta a terra. Ogni aspetto del combattimento non venne trascurato, non c'erano pause nel comité. Naturalmente allenare 200 ragazzi militari faceva in modo che durante la pratica nascessero spesso scontri e litigi fra di loro. Inoltre c'era anche il fatto che il maestro non poteva controllare facilmente tutti questi praticanti. Si rese conto così che quando era vicino a loro e li guardava facevano molto forte, ognuno voleva dimostrare di essere il più forte dell'altro, ma quando si voltava c'era sempre qualcuno che se la prendeva un po' più comoda. Il maestro sapeva che non era una mancanza di volontà, ma avveniva perché i ragazzi erano veramente stanchi di tutti gli allenamenti che avevano durante la giornata e soprattutto molti di loro erano provati emotivamente dalle esperienze stressanti che avevano già vissuto sul campo di battaglia. Il maestro Egami ricorda: quando qualcuno rallentava il suo allenamento all'inizio fingevo di non accorgermene, ma il mio compito era di addestrarlo al combattimento il meglio possibile. Così alla fine ho dovuto essere un po' più duro con loro. Se trovavo qualcuno che si risparmiava un po', lo chiamavo e combattevo con lui finché non riusciva più a stare in piedi. L'obiettivo era di addestrarli nel modo più efficace possibile e garantire così l'aumento delle loro possibilità di sopravvivenza. Purtroppo molti di quei ragazzi sarebbero morti in guerra perché la guerra, ragazzi, la guerra non cambia mai. E la guerra provò a portarsi via tutto quello che i maestri avevano costruito nel tempo. Il dojo Shotokan venne distrutto in un bombardamento nella primavera del 1945. Nell'agosto di quello stesso anno Funakoshi partì per Oite, su isola di Kyushu, dove si trovava sua moglie, che era stata trasferita lì dopo la battaglia di Okinawa. Nel 1947 la moglie di Funakoshi morì e Funakoshi poté fare ritorno a Tokyo. Ad ogni fermata del treno c'erano vecchi allievi in attesa di salutarlo e di fargli le condoglianze. Purtroppo molti studenti erano morti in guerra e subito dopo la fine della guerra il caos era ancora tale che per diversi anni, per un paio d'anni, Masatomo Takagi, il segretario della JKA per esempio, non aveva notizie su cosa fosse successo al maestro Funakoshi. Finalmente si scoprì che il maestro era ancora vivo e gli allievi rimasti ricostruirono il dojo di Funakoshi addirittura prima delle loro stesse case e il mondo del karate impiegò alcuni anni per riprendersi, cosicché il suo sviluppo andò nelle mani di una generazione più giovane. Funakoshi era ancora il punto di riferimento per il karate, è vero, ma aveva oramai più di 80 anni e non poteva più svolgere un ruolo molto attivo. Conservava però intatto il proprio amore per il karate e riprese a insegnare nonostante l'età alle università di Waseda. A Waseda la sua lezione era il sabato, ma la partecipazione dei giovani era sempre più scarsa. Le cose erano cambiate, pochi tra i nuovi iscritti volevano imparare da un insegnante ottantenne che era interessato solo alla pratica dei kata. Ad un certo punto addirittura Tsutomi Oshima, che era il capitano del club, per dare il giusto riconoscimento a Funakoshi, dovette dire agli iscritti che se non seguivano le lezioni del maestro Funakoshi non avrebbero potuto sostenere gli esami. Questo era un atto d'amore e di rispetto verso il maestro Funakoshi. Dopo la guerra molti praticanti di Budo pensarono che le loro arti svolgessero un ruolo importante nell'infondere dei valori nel popolo giapponese e così nel 1954 a Tokyo si svolse una grande dimostrazione di arti marziali. Questa manifestazione aveva lo scopo di far interessare di nuovo le persone a riinteressarsi e a non abbandonare la via delle arti marziali giapponese. Parteciparono maestri veramente importanti come Mifune dal judo, Nakayama del kendo e anche Gichin Funakoshi, che allora aveva ben 86 anni. La sua dimostrazione nonostante l'età fu molto applaudita e quando fu invitato sul palco ricevette un'ovazione dal pubblico presente. Al momento della morte di Funakoshi nel 1957 il mondo del karate giapponese si stava rapidamente evolvendo in qualcosa di diverso. Subito dopo la guerra il gruppo Shotokan infatti era stato disperso e solo verso la fine degli anni 40 gli anziani ricominciarono un po' a mettere i pezzi insieme. Cominciarono così a riorganizzarsi ma con molte difficoltà. Nishio
il maestro Nishiyama ricordava che molti praticanti avevano addirittura dimenticato i kata e altri esercizi e spesso dovevano riunirsi in varie riunioni per condividere le loro conoscenze per poter rimettere insieme questi esercizi. Grazie agli sforzi di maestri come Hironishi, i vari gruppi Shotokan in qualche modo furono riuniti, anche se divisi allo stesso tempo. Nel 1949 furono fondate la JKA e la scuola Shotokai invece della scuola Hironishi. Hironishi era il presidente della scuola Shotokan di Funakoshi e Shigeru Egami era il direttore tecnico. E se mi seguite sapete che sono stato diverse volte in questo dojo in Giappone. Iniziò così una nuova era per il karate che arriva fino ai giorni nostri, ma questa è un'altra storia. Un momento, ma cosa rimase di quel karate militare insegnato a quei ragazzi? Beh, quel tipo di karate messo a punto per i militari dal Yoshitaka e da Shigeru Egami, un karate di contatto che innalzava le possibilità di sopravvivenza dei militari, è sopravvissuto in parte nella scuola Shotokai, che è la scuola che ha continuato gli insegnamenti del maestro Funakoshi. Alcuni gruppi che hanno seguito i maestri Egami hanno deciso poi di mantenere alcuni concetti e molti esercizi di addestramento di quel tipo di karate. Purtroppo anche il maestro Egami ebbe presto gravi problemi di salute che lo portarono dopo molta sofferenza ad una morte avvenuta nel 1981. Trovate qui sul canale numerosi video che ho dedicato a questo maestro e vi consiglio di guardarli, incluso un video dove vi racconto dove pochi anni prima di morire sia venuto in Italia, in un tour marziale che ha definito un evento veramente unico. Ad oggi sono in contatto con la famiglia del maestro Egami e dei suoi discendenti ed anche quest'anno nel mio ultimo viaggio in Giappone sono stato ospite nella loro scuola. Prima di ripartire per l'Italia però, come al solito, ho portato omaggio alla tomba del maestro e di sua moglie perché questi maestri non vengano mai dimenticati. Siamo nel quartiere di Sumida, qui troviamo l'Honbu Dojo Shotokan. Molti pensano che la sede centrale dello Shotokan sia la JKA. In realtà il dojo originario di Funakoshi è questo qua. Come vedete, la General Head Dojo Shotokan, che poi è la Nihon Karate Do Shotokai. Se mi seguite da tempo sapete che sono già stato ad allenarmi qui qualche anno fa. È un dojo dove non si può venire ad allenarsi da turisti, ma bisogna naturalmente far parte della Nihon Karate Do Shotokai. Come vedete il dojo riporta sia la scritta Shotokan, che appunto era il vecchio dojo, la casa del karate di Kishin Funakoshi, e poi riporta Nihon Karate Do Shotokai, che era appunto il gruppo che ha continuato a portare avanti gli insegnamenti di Funakoshi. Qui nel quartiere di Sumida, l'unico vero e solo dojo Shotokan del maestro Funakoshi.